Chi poteva fermare una squadra che veniva da 19 risultati utili consecutivi? Chi poteva battere una squadra che non perdeva dal 15 dicembre? Chi? Come fa? Fatemi rispondere. Sta maledetta porta. Scusate, signori miei. Lo rifacciamo, azzeriamo. Chi poteva battere una squadra che non perdeva dal 15 dicembre? Chi poteva battere una squadra che veniva da 19 risultati utili consecutivi? Chi? L'Atalanta. L'Atalanta, signori miei, l'Atalanta. Che quasi la facciamo passare, no, come una squadra che alla fine ce l'hanno fatta, ma quest'anno è stata dura per andare in Champions. No, qualcuno magari la traduce anche così. Magari la traduce anche così perché quest'anno l'Atalanta ci si aspettava che poi potesse fare anche meglio nella corsa scudetto, sapete, no? E visto che, no, quasi era diventato quello l'obiettivo, si qualificano e magari passa quasi in cavalleria sta roba qua. Cioè, noi siamo capaci di comunicare così, eh. Ne siamo assolutamente, profondamente all'altezza di questo malsano compito. L'Atalanta, ragazzi, è di gran lunga la terza forza del campionato quest'anno per come si sono imposti sul campo e non è poco se pensiamo a una Roma, appunto, Milan, anzi Milan non ce lo mettiamo neanche perché è l'unica squadra tra Roma, Juve, Lazio, Bologna, Fiorentina che stanno sgomitando, no, in tutti i modi e l'Atalanta si va a prendere la Champions ma lo fa da mo', adesso si solo concretizza e ribadisco quasi sta roba passa in cavalleria, assolutamente no. L'Atalanta mi fa sempre divertire quando dal fischio iniziale al triplice fischio è sempre gioco del pallone quando scendono in campo loro. Adesso però parliamo anche un po' della Roma di Ranieri, signori miei. Lo facciamo e come se lo facciamo. Prima come al solito un paio di robette veloci, iscrivetevi al canale se volete seguire i prossimi contenuti, din don la campanellina che ovviamente va fatta suonare altrimenti non vi arrivano le notifichine e se volete anche soddisfare le richieste di quel cattivone del nostro algoritmo mi raccomando spolliciate. Al volo vi ricordo anche che mi trovate su Pliers for Pliers, ovviamente una piattaforma che è gratuita, quindi tramite il link che trovate in descrizione potete scaricarla e venirmi a seguire. Così settimanalmente portiamo le varie top 11 e non mancherà un certo Ademola Lookman, giocatore, ragazzi miei, che quando è in serata di grazia bisogna dire che è un ragazzo divertentissimo, ecco, diciamo così. E quindi vi aspetto link in descrizione. Ragazzi, da dove partiamo? Io partirei dal fatto che la Roma forse non soffriva così dal punto di vista delle occasioni concesse da tanto tempo. Stanno facendo un casino. Sembra che c'è la guerra. No, non fatemene usare questi termini perché poi c'è davvero nel mondo la guerra e non è una cosa simpatica neanche da usare in maniera metaforica. Però è davvero è una Babilonia che non ha fine. Perdonatemi, stasera mi girano un po'. Non capisco perché. Mi sono un po' così. Vabbè, perdonatemi. No, perché quando non riesco, quando non entro nel mood è un casino. Vabbè, resettiamoci di nuovo. Perdonatemi le continue interruzioni. Mandatemi anche a quel paese, me lo merito tranquillamente stasera. Assolutamente. Dicevo, la Roma che senza ombra di dubbio stasera ha patito tantissimo. Ha patito tantissimo. Credo una delle poche partite che Ranieri non è riuscito, no? Sia dall'inizio ci ha anche provato con la mossa range, no? Non è riuscita a trovare forse i correttivi nella gara, nonostante il pareggio si è un po' forse accontentato nel secondo tempo, infatti il primo cambio arriva al 76esimo, la voleva portare avanti così, ma dalle non ce la fai non ce la fai contro questa Atalanta che per quanto mi riguarda assolutamente meritato, anzi gli è mancata come si dice in questi casi, il killer instinct per chiuderla dopo il gol di vantaggio, dove tra l'altro se lasci quello spazio, se lasci la girata di girarsi,
a Lookman ti fa malissimo. E solitamente queste cose non capitano alla Roma, assolutamente, no? La Roma di Ranieri proprio in queste cose è forte. Invece stasera, ripeto, alcune cose non hanno funzionato e l'Atalanta ehm, deve rammaricarsi ancora una volta per un De Ketelaere che forse è un po' il grande rimpianto. No, in che senso il grande rimpianto? De Ketelaere si farà secondo me anche l'anno prossimo, poi riparte, si resetta e all'Atalanta può ritornare di nuovo, ma averla avuto, no? Magari per, per alti livelli, per tutta la stagione De Ketelare poteva, no? Il De Ketelare che abbiamo visto per esempio contro il Napoli all'andata, no? Se l'avesse avuto, secondo me cambiava un po' la storia dell'Atalanta ancora in meglio, perché poi il discorso che lo dicevamo prima, perché l'Atalanta magari all'occhio di qualcuno davvero sembrerà quasi che quest'anno abbia fatto quasi sotto il livello dovuto, no? Perché ci ha abituato talmente bene. Perché l'Atalanta davvero con delle robe poteva addirittura veramente giocarselo sino alla fine lo scudetto. Io lo penso seriamente, soprattutto per quello che sto vedendo, no? Per la cosa che stiamo vedendo, per il fatto che l'Inter alla fine è arrivata stanca, morta la competizione, adesso la sta comunque provando a riprendere il campionato con un Napoli che poi... Eh? Io penso davvero, e questo può essere un po' il rimpianto per l'Atalanta, ma a conti fatti cosa gli vuoi andare a dire? Ribadisco a questa squadra che poi nella ripresa a proposito di letture, stavolta Gasper, gli abbiamo detto tante volte perché cambia sempre Retegui, il primo attaccante, perché li cambia, adesso invece scelte azzeccate, cambia appunto De Ketelare, mette Samardzic, cambia Pasalic e De Ketelare mette Suleimana e Samardzic, che poi tra virgolette Samardzic e comunque si trova lì, no? Non è un assist pulito se non sbaglio, ma è lì. Ma soprattutto Soleimana fa il gol match winner della partita. È un Atalanta che merita, che merita. Per quanto riguarda la Roma, l'ho detto prima, non è riuscita oggi a trovare le contromisure. Forse qualche scelta poteva farla prima, facile dirlo dopo per Ranieri. Mi dispiace già, ho letto tante però critiche, no, oggi a Ranieri, per carità, secondo me è vero, non ci sono state delle letture perfette oggi, però ragazzi, forse è la prima partita davvero che, tra virgolette sbaglio, perché poi giocare contro questa Atalanta, ragazzi, non è facile, non è assolutamente semplice, diciamolo, Eppure a un certo punto la Roma la pareggia con Cristante, sempre criticato anche lui, e trova un gol importantissimo sempre su questi calci piazzati dove davvero la Roma è incredibile. E poi addirittura quell'occasione di Rensch, e prima ancora di Rensch ce n'è un'altra se non sbaglio, o dopo Rensch ce n'è un'altra. C'è quella di Indica da calcio d'angolo, c'è tre situazioni appena dopo il gol, c'è un'altra ancora clamorosa. Ah, quella di... chi è che le mette? Shomurodov che fa una bella giocata per Conè che sbaglia, che non è che sbaglia, va a stoppare quando lì doveva tirare di prima. Quindi la Roma anche nella serata, no, ribadisco, nella serata difficile, poi qualche grattacapo lo stava assolutamente creando. Paga Lazio nel secondo tempo dove ha lasciato completamente, no, il pallino all'Atalanta, dice magari riproviamo, no? A un certo punto c'era la grafica 80% Atalanta, 20 Roma, che è una scelta voluta, pensata e ragionata, ma che di certo oggi non ha pagato. Fatemelo dire in chiusura, a me dispiace no, di Dovbyk, perché in questa Roma dove comunque tutti si stanno in qualche modo, no, valorizzando, vedete anche adesso Sule che adesso abbastanza ingranato assolutamente, può fare ancora molto meglio Sule, mi aspetto molto di più, però adesso parliamo di un giocatore che aiuta, no? Che, come si dice, è dedito alla causa, no? No, non mi ricordo come si dice in questo momento. E, e Dobbik, che pure lui dal punto di vista realizzativo, se andiamo a vedere, fa anche gol importanti, però quando non segna, ragazzi, è praticamente un uomo in meno. Cioè
Cioè, sta roba impatta poi, sta roba impatta. Sta roba mi sentivo anche un po' di dirla. Mi dispiace onestamente. E per concludere, difficile fare una stima adesso Champions. Io ho sempre pensato, prima la Juventus va sicura, poi ultimamente la Roma. Adesso vi dico, attenzione anche alla stessa Lazio, sì, deve giocare con l'Inter, ma attenzione alla Lazio, attenzione al Bologna stesso. Ragazzi, io vi dico la verità, non ci capisco niente. Forse calendario, forse vi direi Juventus, ma difficile perché vi dico Juventus per via dell'Udinese, perché ha 2 partite. L'Udinese la vedo veramente facile, ma magari anche quella non lo è. Perché dico la vedo facile? Perché state capaci di perdere col Monza, già retrocesso, mi sembrano già veramente in vacanza. Eh, Però l'ultima ce l'ha col Venezia, il Venezia che abbiamo visto deve salvarsi, oggi ha trovato la vittoria contro la Fiorentina, quindi analizzare il calendario di tutte le squadre comunque lascia il tempo che trova e abbiamo visto, può succedere veramente di tutto ed è inutile ragionare sul calendario per quanto mi riguarda. Va bene, signori, sono andato anche lunghissimo, perdonate, stasera ho fatto un video pessimo, veramente bruttissimo dal punto di vista della linearità, interruzioni, casino, nervoso. Scusatemi, vi chiedo scusa, me lo riconosco, video pessimo. Un grande abbraccio da Neschi.